Secondo voi questo accrocco, oltre ad essere abbastanza brutto da vedere, è sicuro? Beh, io direi proprio di no. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi andiamo a vedere insieme come ricaricare in modo semplice, sicuro e veloce i nostri dispositivi. Appoggio un attimo l'accrocco e lo facciamo insieme a VoltMe. Io di questo brand già in passato ho recensito dei dispositivi per ricaricare il nostro smartphone in auto. Devo dire che funzionano molto bene, quindi alla fine di questo video vi lascio anche l'altra recensione, mi raccomando andatela a vedere. Concentriamoci subito su questo, VoltMe Vito Go. Questa è una stazione di ricarica ad alta velocità che ci permette di ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Apriamo subito la scatola e vediamo cosa contiene. Allora, velocemente quindi apriamo la scatola, poi andremo a vedere insieme tutte le altre caratteristiche principali. Allora, manuale delle istruzioni, ma veramente semplice utilizzare questo dispositivo. Allora, togliamo la plastichina. Questo è il nostro dispositivo. Allora, un cavo di alimentazione con spina asciugo lungo circa 1,8 m. Qui ci viene dato in dotazione, diciamo, in regalo un cavo, andiamo a vederlo, USB tipo C, USB di tipo C, quindi sempre VoltMe, e leggiamo la potenza 100 watt, quindi interessantissimo. Qui sotto abbiamo, vediamo cosa abbiamo, la sacca da viaggio. Olè. Adesso concentriamoci invece sul dispositivo. Allora, togliamo anche in questo caso la pellicola di protezione. Ed eccolo qui. Allora, porte USB di tipo C, due porte USB di tipo A. E qui invece abbiamo, se lo andiamo a togliere, una presa asciugo, quindi 220 volts. Quindi questo dispositivo ci dà la possibilità di caricare fino a 6 dispositivi, 5 con la porta USB e uno direttamente collegato all'alimentazione. Caratteristiche principali di questo dispositivo: abbiamo 75 watt di potenza, una capacità di carico di 4000 watt e sfrutta la tecnologia GAN 3, quindi andrà ad assicurare ad ogni dispositivo che ci colleghiamo la giusta velocità di ricarica. Inoltre ha una protezione contro la sovrattensione, contro la sovraccorrente, contro il cortocircuito. La tecnologia GAN, la sigla GAN sta per nitruro di gallio, quindi è un nuovo semiconduttore che viene, diciamo, utilizzato per questi caricabatterie, per i caricabatterie di ultima generazione, e permette di realizzare componenti molto più piccoli, quindi come possiamo vedere effettivamente le dimensioni sono limitate e i circuiti integrati sono molto più veloci, quindi molto più piccoli, molto più efficienti e dissipano meno calore. Adesso andiamo a vedere come viene suddivisa la potenza fra le varie porte. Per capire al meglio come viene suddivisa la potenza tra le varie porte ci siamo spostati sul computer. Leggiamo potenza massima 75 watt. Se colleghiamo un solo dispositivo avremo 70 watt di potenza su ogni singola porta, quindi sia se lo colleghiamo alla prima, alla seconda o alla terza porta USB tipo C avremo sempre 70 watt. Se invece passiamo alla porta USB di tipo A avremo 60 watt di potenza sia sulla prima che sulla seconda porta. Se invece andiamo a collegare due dispositivi avremo sulla prima porta USB di tipo C 45 watt, sulla seconda porta 30 watt. Così sempre sulla prima 45 watt, seconda 30 watt, prima 45 watt, seconda 30 watt. Se ci spostiamo invece sulle porte USB di tipo A avremo 45 watt sulla prima e 30 watt di potenza sulla seconda. Se andiamo a collegare tre dispositivi avremo sulla prima porta USB di tipo C 35 watt, sulla seconda porta 20 watt e anche sulla terza porta 20 watt. Se andremo a collegare i 5 dispositivi avremo sulla prima porta USB di tipo C 45 watt, sulla seconda porta USB di tipo C e sulla prima USB di tipo A 15 watt, sulla terza porta USB di tipo C e sulla seconda porta USB di tipo A 15 watt. E non ci dimentichiamo che oltre alle 5 porte USB, qui se togliamo questo tappino abbiamo una presa 220 volts. Vi ricordo la lunghezza del cavo 1,8 m, togliamo qui la protezione e andiamo a vedere come ricarica i miei dispositivi. Ho preparato i dispositivi, andiamo ad alimentare il VoltMe, LED blu acceso significa che il dispositivo è alimentato, andiamo a ricaricare il Huawei P30 Pro, quindi il primo dispositivo Huawei P30 Pro.
Super ricarica significa che il dispositivo si sta ricaricando alla massima velocità. Secondo dispositivo, altro Huawei P30 Pro. Vediamo cosa succede. Tutti e due i dispositivi si stanno ricaricando alla massima velocità. Terzo dispositivo, andiamo a collegare l'iPad. Quindi porta USB di tipo C sulla prima. Sta ridistribuendo la carica, vediamo super ricarica e anche vi faccio vedere l'iPad è sotto carica. Poi andiamo avanti. Quarto dispositivo Action Cam. Seconda porta USB di tipo C. Vediamo cosa succede. Si sta ridistribuendo la ricarica. Abbiamo allora telecamera sotto carica, poi vediamo ricarica normale, qui abbiamo triplo fulmine, quindi significa massima ricarica, iPad è sotto carica, quindi abbiamo per il momento 4 dispositivi collegati. Vado a collegare gli auricolari, però in questo caso stacco un Huawei, attacco qui gli auricolari e questo Huawei vado a sostituire il cavo e uso un Type-C. Quindi questo lo rimettiamo qui e utilizzo questo. Qui gli cambiamo posto. Olè. Andiamo a vedere cosa succede. Adesso 5 dispositivi collegati. Quindi il primo Huawei collegato sulla prima USB tipo C si sta caricando ad una ricarica veloce. Abbiamo il secondo Huawei, vi faccio vedere, ricarica normale, così anche come l'iPad, l'Action Cam è sotto carica e anche gli auricolari sono sotto carica. Quindi se andiamo a ricapitolare, se colleghiamo un solo dispositivo su una porta abbiamo 70 watt di potenza e 60 watt di potenza. Se colleghiamo due dispositivi abbiamo 45 watt di potenza e 45 watt di potenza. Se andiamo a collegare tre dispositivi abbiamo 35 watt di potenza sul primo, 20 watt e 20 watt. Se colleghiamo tutti e 5 i dispositivi come in questo caso avremo sulla prima porta USB tipo C 45 watt ed effettivamente qui la ricarica ha il doppio fulmine, quindi significa che abbiamo una ricarica veloce e tutte le altre porte invece hanno una ricarica di 15 watt. Una cosa che vi voglio dire è che il caricabatteria originale dell'iPhone ricarica a 20 watt. Ora andiamo a collegare l'ultimo dispositivo. Qui abbiamo un Mac, quindi direttamente alla presa 220 volts e come possiamo vedere non dà fastidio a tutti i dispositivi che attualmente sono sotto carica. Andiamo a vedere l'altro dispositivo della VoltMe, andiamo qui a leggere il nome VoltMe Revo 45 Duo, sfrutta sempre la tecnologia GaN. Apriamo la confezione, qui abbiamo allora, grazie per aver scelto VoltMe, libretto delle istruzioni. E qui abbiamo il caricabatterie, due porte USB di tipo C e qua abbiamo detto anche questo dispositivo sfrutta la tecnologia GaN, abbiamo due porte USB di tipo C, se colleghiamo un solo dispositivo abbiamo una potenza di 45 watt, se colleghiamo due dispositivi avremo una potenza di 20 watt su ogni singola porta. Bene amici, eccoci giunti alla conclusione. Inutile dire che sicuramente sono dispositivi molto utili, che ormai ogni volta che acquistiamo uno smartphone o altri dispositivi non abbiamo più il caricatore incluso, quindi avere un dispositivo del genere sicuramente è molto comodo. Nella descrizione del video vi lascio il link per andare a vedere i due prodotti su Amazon. Se avete delle domande lasciatele nei commenti. A presto al prossimo video, Flavio.